Presente. Riccardo Trevisani, che ieri ha commentato la gara per Mediaset Infinity. Riccardo, Sì. cosa hai visto di male, cosa hai visto di buono nella gara? Poi andiamo sui singoli. Allora, nella gara ho visto un ottimo primo tempo del Milan, veramente, veramente ottimo, anche abbastanza inaspettato, nel senso che ha veramente dominato la partita, poteva aver fatto 2 o 3 gol nel primo tempo e non ha rischiato mai di subire nulla, quindi rimangono dei rimpianti per la mancata finalizzazione, ma approccio, idee, preparazione della partita, è stato tutto fatto molto bene dal mio punto di vista. Quello che invece non ti è piaciuto troppo? Che non si è segnato. Onestamente la formazione iniziale io pensavo che Chukwueze e Pobega potessero giocare col Verona più che con il Newcastle, non l'ho tanto capita la scelta. Dopodiché non è che quando sono entrati Reinders e Pulisic l'aria sia migliorata, anzi Milan ha fatto meglio il primo tempo del secondo, secondo me. Per cui mi è piaciuto molto Florenzi, anche se non apprezzo mai i cambi per l'ammonizione, perché ritengo che dei trentenni possano gestirsi ed essere capaci di non prendere un secondo giallo. Poi ovviamente a volte succede, ci mancherebbe altro, però ecco, i cambi non hanno troppo migliorato la squadra rispetto al primo tempo. Poi sicuramente c'era anche un po' di stanchezza, perché Milan ha fatto il primo tempo veramente a 200 all'ora, anche in reazione al derby di sabato. Io ti faccio la mia ultima, poi ti lascio a me e a Enrico. L'avvocato Riccardo Trevisani prenda parola e difenda Rafael Leao. Colpevole o innocente? Se devo dire, se la domanda c'è difenda, lo devo difendere, ma se la domanda fosse stata neutra l'avrei difeso lo stesso. E vado brevemente a spiegarvi perché. Per me Leao ha una colpa nella partita di ieri, il gol del secondo tempo sul cross di Florenzi. Quello è un gol che un giocatore così forte, non dico deve fare obbligatoriamente, ma deve prendere la porta obbligatoriamente, cioè lo specchio della porta devi prendere. Poi una volta ti fanno una grande parata, a Pop, che già era riuscito a parare spesso, ma anche in maniera abbastanza accidentale, come sul colpo di testa di Teo, se ti fa la parata bravo lui, ma tu devi prendere la porta. Il cross di Florenzi è un cioccolatino, è una palla che ti può mettere Messi sulla testa, è una palla fantastica che devi solo spingere in quei 20 metri quadri di porta, e quindi mi aspetto che Leao prenda la porta. Per me le sue colpe finiscono qui, e la mia motivazione è l'azione in cui Leao cerca di colpire di tacco, nasce da stop di petto e tacco volante di Leao, giusto? Sì. Confermate questa cosa? Che dà la palla a Pobega, che dà la palla a Teo Hernandez, che dà la palla a Leao. Dopodiché Leao ha davanti un uomo e lo salta, ne ha davanti un altro e lo salta, ne ha davanti altri 2 e li salta. E la palla nell'ultima situazione di dribbling gli rimane un pizzico dietro, motivo per il quale non gli viene di calciare di interno, ma di tacco, perché la palla è un po' arretrata, ma queste sono finezze che su 100 persone che la guardano la capiscono in 5. Dopodiché sceglie, quando poteva magari muoversi diversamente con il corpo e colpire comunque di interno, anche se non con la facilità che tutti raccontano, di colpirla di tacco, e sbaglia perché colpisce l'erba anziché il pallone. Abbiamo visto qualche gol di tacco nella storia del calcio, nessuno ha mai detto ammazza che coglione, ha preso la palla col tacco. Pensa che idiota, no? Cosa che avrebbe dovuto per esempio fare Giroud ieri quando ha tirato fuori sul cross di Teo Hernandez, avrebbe dovuto prenderla di tacco, ma non ha quella genialità che ha Leao. Primo problema, Leao fa il colpo di tacco perché è un genio del calcio e la gente non lo capisce, perché non c'ha nessuna genialità in testa nella maggior parte dei casi. 2, l'occasione lui se la crea, senza Leao non c'è la palla gol, quindi non rompete i coglioni a Leao, perché Leao, ragazzi, si è inventato un'occasione da niente, marcando 4 avversari e iniziando l'azione con un tacco ulteriore a centrocampo. Là andava bene il tacco però, giusto? Quindi gentilmente diciamo che Leao ha vanificato, perché comunque è un gol sbagliato, un'occasione che Leao si era inventato, che non è figlia di uno schema, che non ha alcun merito dei compagni, che non è figlia di nessun altro che non di Rafael Leao, che poi l'ha sbagliata. E chi se ne frega, perché tutti hanno sbagliato i gol. Chukwueze ha centrato Pop, Teo Hernandez ha centrato Pop, Giroud ha centrato Pop. Leao non ha colpito la palla, e se l'avesse colpita, l'avesse salvata sulla linea, sempre 0-0 finiva. Però evitavate di fare questa pantomima addosso al giocatore più forte del Milan per dispersione e a dire che è scarsissimo. Ma
non è scarsissimo, tanto è vero, e chiudo definitivamente, lo giuro, che la UEFA è dato migliore in campo e l'avranno vista la partita, e i 4 in pagella, i furor di popolo, i meme e tutte le cazzate che vediamo in Italia sono figlie del tempo di oggi, che è il tempo dei social. Il calcio è un'altra cosa. Sì, ti preannuncio che oggi il meme più comune è Leao imparasse da Provedel, giusto per stare in tema. Sì, ecco, ma anche sì. quando Provedel ha detto prendo spunto da Immobile, hanno detto mettete Immobile in porta che è meglio visto come sta giocando, perché uno che ha fatto 200 gol in Serie A è un altro cretino, capito? Pure Immobile non sa fare gol. Siamo su scherzi a parte, dove il panettiere vuole insegnare a Immobile a fare gol, l'elettricista vuole insegnare a Trevisani a fare delle cronache, il pizzicagnolo vuole insegnare all'arbitro ad arbitrare. Ognuno ha un'idea fantastica di come funziona la vita, però ognuno rimane poi nel suo ruolo e gli altri fanno il centravanti del Milan, il centravanti della Lazio, il telecronista e l'arbitro. Tutti parlano di tutti, però forse bisognerebbe avere un po' più di cognizione di causa per parlare delle persone. Riccardo, io visto che hai già detto tutto tu benissimo su Raf, stavo per commuovermi, io invece ti riporto sulla partita. Secondo te dove iniziano, diciamo, i meriti del Milan, che hai anche annunciato prima, e dove invece sono e iniziano i demeriti del Newcastle, che anche sia tecnicamente che con molti uomini non è che abbia fatto la miglior partita della vita, ma anche tatticamente sembra essere andato un pochino incontro anche quelli che sono i dettami di Pioli in questo avvio di stagione? Siccome io tendo a fidarmi dei professionisti, vi rispondo con una considerazione. Prima della partita la quota del Milan era 2,70 a vincere, 3,25 a pareggiare e 2,70 al Newcastle. Il che vuol dire che abbiamo assistito a una partita che sulla carta, per le individualità, per il momento in cui si arrivava, eccetera, era considerata da quelli che di mestiere cercano di non perdere i soldi sulle partite, alla pari. Il Milan gli ha fatto una testa come un salvadanaio col maialino. Il Milan ha dominato la partita, ha giocato nettamente meglio del Newcastle, però una cosa da vecchio anziano la dico: quando non le vinci non le devi perdere. Ieri il Milan la poteva perdere e quindi io questo punto lo metto in bacheca, me lo tengo e lo festeggio, perché è un punto che sono 2 punti persi per come è stata la prestazione e le occasioni sbagliate, ma se fosse finita 0-1 sarebbe finito anche il girone del Milan, e invece bisogna festeggiare perché Sportiello ha alzato le mani e ha messo la palla in calcio d'angolo. Io invece, Riccardo, per chiudere ti chiedo come vedi questo momento di Stefano Pioli dopo il derby con il Verona, di nuovo lente di ingrandimento, secondo te? Secondo me è un altro ragazzo, o uomo in questo caso più che ragazzo come Leao, figlio dei problemi dei social, del Pioli out, di tutta questa gigantesca serie di, non voglio dire un'altra parolaccia, ma insomma cazzate, dai, perché stiamo valutando un allenatore e nel suo percorso al Milan per 4 stagioni mi sembra un percorso non da 6 o da 6,5, ma da 8,5 in pagella, al netto dei derby persi, se no sarebbe da 10, al netto di qualche scelta non condivisibile, al netto del turnover che anche ieri, ripeto, io l'avrei fatto col Verona e non col Newcastle, però discutere Pioli lo possiamo fare se lo facciamo, diciamo, tra virgolette, in buona fede, analizzando le dichiarazioni del pre con chi era gioco uguale. Non è vero, le dichiarazioni del post, ho tenuto palla 4 minuti, è vero ma è irrilevante, e dopo un 2-0 un 5-1 non ce ne frega niente di chi ha tenuto la palla i primi 4 minuti, conta chi l'ha vinti i derby. Hai preso 7-1 in 2 partite, non conta dire, come già era successo dopo la Champions League, però l'approccio non è stato male. Ho capito, l'approccio è stato male, ma alla fine non è stata bene, quindi quelle cose non vanno bene a livello di comunicazione, e a livello di partita anche, diciamo, lo sciogliere la squadra dopo il 3-1 non mi è piaciuto, ma gli errori si possono fare, li fa Pioli, li fa Leao, li fanno tutti, solo che mi sembra che quando li fanno alcuni giocatori o alcuni allenatori non si possa fare a meno che prenderli in giro sui social, quando li fanno altri a volte neanche ci se ne possa accorgere o commentare. Questa cosa onestamente non mi va bene, quindi giù le mani da Pioli e soprattutto giù le mani da Raffaele Leao. Si era intuito all'incirca. Riccardo, grazie, buon lavoro. Un abbraccio. Ciao, Ciao. ciao. Ciao, Ciao, grazie. Salutiamo Riccardo Trevisani.